Buongiorno a tutti, siamo due ricercatrici dell'IAPS di Roma, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale, e siamo qui per presentarvi le scoperte di Mercurio tramite una missione molto importante lanciata recentemente che si chiama Baby Colombo. Allora, perché Mercurio è così interessante? Ci sono tante curiosità a cui ancora non si è data risposta. Come forse già sappiamo, Mercurio è il pianeta più piccolo del nostro sistema solare ed è quindi più vicino alla nostra stella. Ha un diametro di circa 4.800 km, quindi circa un terzo del nostro pianeta, è poco più grande della Luna, quindi molto piccolo e molto vicino alla grande stella. Ma non è solo questa la sua particolarità, ce ne sono moltissime altre, ad esempio quella della sua orbita, che è molto eccentrica, molto schiacciata, ed ha una cosiddetta risonanza particolare 3 a 2, ossia un giorno mercuriano dura 59 giorni terrestri, un anno 88 giorni terrestri. Questo significa che 3 giorni mercuriani equivalgono ai suoi 2 anni. Questo tipo di alternanza tra rotazione e rivoluzione è molto particolare ed è anche unica nel nostro sistema. Inoltre la sua orbita ha anche una particolarità, cioè che risente probabilmente della vicinanza del Sole ed ha quella che viene chiamata precessione del perielio, una traiettoria che viene definita a rosetta, perché se potesse essere disegnata verrebbe fuori proprio il disegno di una rosa. E questa particolarità non ha delle spiegazioni molto facili nella fisica, si può spiegarla completamente solo con la relatività generale di Einstein. Quindi andare a svelare i misteri di questo pianeta ci potrebbe aiutare tantissimo a confermare alcuni quesiti di relatività generale di Einstein. Un'altra particolarità è la sua densità. Cosa significa? La maggior parte dei pianeti rocciosi come Mercurio, la Terra o Venere hanno una relazione tra la loro densità e le loro dimensioni, quindi il loro raggio. Tutti quanti, Marte, Venere, Terra, si posizionano con una proporzionalità tra queste due grandezze, cioè tanto più sono grandi, tanto più sono dense. Mercurio invece è un po' anomalo in questo senso, cioè ha le dimensioni di un corpo come può essere quello della Luna, ma ha la densità come quello della Terra. Questa è una cosa piuttosto singolare, che va forse anche un po' spiegato col suo interno. Sembrerebbe che Mercurio, rispetto ai corpi rocciosi che hanno un nucleo, un mantello e una crosta, abbia un nucleo molto grande che corrisponde all'85% del suo volume, mentre mantello e crosta sembrerebbe in parte svaniti. Ci sono alcuni segnali che potrebbero spiegare questa particolarità di Mercurio. Ad esempio c'è un grosso cratere, qui lo vedete in un'immagine che è stata rifatta a colori proprio per evidenziare questa grande macchia, che in realtà è un cratere da impatto, che ha un diametro di circa 1500 km, quindi corrisponde all'impatto di un corpo molto grande, di circa 100 km. E all'antipodi di questo, che insomma pare essere un impatto, c'è un effetto proprio di onde sismiche che si sono propagate sul pianeta in corrispondenza del lato opposto. E si vedono anche sulla sua superficie, dalle immagini che abbiamo, delle lunghissime scarpate, anche molto profonde, che indicano che la crosta si è contratta quando probabilmente il nucleo si è raffreddato, creando tantissime rughe, come una specie di prugna secca, viene detto, no? Nel senso che si sono corrugate in qualche modo le superfici. Inoltre c'è qualche curiosità anche su quello che circonda il pianeta, cioè come sul nostro pianeta siamo circondati da un'atmosfera fatta da tanti tipi di particelle, di specie diverse, anche intorno a Mercurio sembrano esserci delle particelle, molto tenue la loro densità, quindi definita come un'esosfera, molto simile anche il suo aspetto a quello della Luna, sia per la superficie che per questa tenuissima esosfera. Anche la superficie ha delle curiosità molto particolari. È l'unico pianeta su cui si sono notate quelli che sono stati chiamati YOLOs, cioè delle strutture come una specie di buchi
che però risultano molto chiari, un effetto albedo, un alto albedo, e ancora non sono stati spiegati, quindi sarà molto interessante andare a osservare la superficie da vicino con una buona risoluzione per capire che cosa sono queste macchie chiare sulla superficie del pianeta. Allora, una cosa tipica che si pensa quando si guarda il Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole, è il fatto che probabilmente sarà molto caldo perché è vicino al Sole. In realtà il pianeta ha delle grandissime escursioni termiche, dovute al fatto proprio che il pianeta guarda per molto tempo con una faccia il Sole, ma il resto rimane in ombra. Quindi significa che una parte sì, è vero che è molto calda, arriva fino a 427 gradi Celsius, ma l'altra è molto molto fredda e si scende fino a meno 173 gradi Celsius. Quindi la particolarità di questo pianeta è proprio il fatto di avere queste grandissime escursioni, differenze di temperatura. Sembrerà strano quindi, ma non del tutto dopo quello che abbiamo detto, che su Mercurio ci possa essere del ghiaccio. L'asse di rotazione è praticamente perpendicolare all'orbita e quindi ci sono delle zone che addirittura sono sempre in ombra. E questo potrebbe spiegare il motivo per cui ai poli si è osservata la presenza di ghiaccio. Un'altra cosa interessante di Mercurio è il fatto che abbia un campo magnetico, una cosa inaspettata, date le sue piccole dimensioni, eppure pare che abbia questo campo magnetico, cioè la presenza di un dipolo che genera una sorta di mantello, qui rappresentato con queste linee, che in qualche modo lo protegge. Una cosa molto simile a quella che abbiamo sulla Terra, e che ci protegge, e che permette a noi, insieme all'atmosfera, di avere delle condizioni per la vita. Su Mercurio è molto meno intenso, è pari all'1% di quello della Terra e non è centrato, è leggermente spostato a nord, ma comunque è una piccola protezione. Proteggersi da cosa? Essendo molto vicino al Sole, il Sole emette una quantità di cose, di radiazioni, quello che chiamiamo vento solare, composto principalmente da protoni, elettroni, che vanno molto veloci insieme ai fotoni e colpiscono i corpi che incontrano, compresi noi. Essendo più vicino, Mercurio ovviamente è più soggetto a questo flusso, alle sue energie, che sono circa 10 volte rispetto a quelle che riceviamo noi, 10 volte più grandi. Quindi se questa è la Terra protetta da questo mantello che è il suo campo magnetico, il vento solare ovviamente non riesce a penetrare direttamente sulla superficie e siamo in questo modo protetti, ma su Mercurio il campo magnetico è molto più piccolo e quindi non è protetto totalmente, quindi c'è una dinamica un pochino diversa, è parzialmente protetto ma non del tutto. In alcuni punti il vento solare può andare ad impattare direttamente sulla superficie. Mercurio è un pianeta piuttosto difficile da osservare, sia ad occhio nudo che con i telescopi, adesso vedremo perché. Ad occhio nudo in realtà è possibile osservarlo all'alba al tramonto, in un breve lasso di tempo, quando sta alla massima distanza dal Sole. E forse il suo nome, Mercurio, che è stato Hermes nel mondo greco, che è stato sempre pensato come il messaggero degli dei, deriva proprio dal fatto di questa sua caratteristica di muoversi nel cielo molto velocemente rispetto ad altri pianeti, alla sua diciamo, difficoltà ad essere osservato perché sparisce velocemente. In ogni caso abbiamo trovato dei metodi per osservarlo da terra con la tecnologia dei telescopi e ovviamente i telescopi non solari hanno lo stesso problema del nostro occhio, cioè essendo Mercurio molto vicino al Sole possono essere accecati. È per questo motivo che solo i telescopi solari permettono di vedere per lungo tempo questo pianeta, come ad esempio l'osservatorio Themis, che è un osservatorio solare, ossia provvisto di filtri che permettono di schermare l'intensità del Sole e quindi di vedere anche il pianeta. Ma cos'è che vediamo con questi telescopi? Quale segnale noi riusciamo a leggere? Un'emissione molto importante che si vede molto bene è quella del sodio. Il sodio emette una frequenza che riesce a passare attraverso la nostra atmosfera e quindi la possiamo raccogliere e che sembra essere molto intensa su Mercurio. Quello che vedete qui sono in questi quadratini, quindi l'intensità di questo segnale, rossa è più intensa, blu meno intensa, e vedete come in diverse osservazioni, in diversi punti, questa distribuzione del sodio varia notevolmente. Ed è possibile anche vedere una sorta di coda nel pianeta di queste particelle che si distribuiscono come una specie di cometa. Perché è molto interessante questo? Perché potrebbe essere correlato a quella famosa poca protezione che il pianeta ha e che fa sì che la sua superficie sia investita dal vento solare.
e quindi possa impattare sul pianeta. E cosa succede quando una particella energetica impatta su una superficie? Riesce a slegare, diciamo, le particelle dalla superficie e a farle fuoriuscire. E quindi una spiegazione di questi segnali che noi vediamo da Terra potrebbe essere il fatto che il vento solare, impattando sulla superficie, fa uscire questo sodio che poi noi riusciamo a leggere con i nostri telescopi. Poi, incuriositi da quello che accade su questo pianeta, abbiamo tentato anche di esplorarlo con delle sonde spaziali, ma molte poche sono state quelle finora che hanno raggiunto il pianeta Mercurio. La prima è stata Mariner 10, una missione degli anni 70, e l'ultima Messenger proprio di pochi anni fa. Questo perché? Un po' per le condizioni estreme di Mercurio, per la sua lontananza, per la difficoltà anche di mettersi in orbita intorno a un pianeta così vicino alla nostra stella, che ha una massa 6 milioni di volte più grande. Mariner 10 era una missione degli anni 70 indirizzata a Venere e a Mercurio, ma che pensava di fare un solo sorvolo su questo pianeta, ma che comunque è riuscita a fare tantissime fotografie, a mappare la superficie, come vedete qui, e scoprì anche la termoatmosfera del pianeta e la presenza di questo campo magnetico, che fu una grande scoperta. È molto famosa questa missione anche per il fatto che questi sorvoli o cosiddetti flyby a Mercurio sono stati fatti anche grazie ai calcoli che ha fatto un ingegnere, un astronomo, matematico italiano, Giuseppe Colombo, dell'Università di Padova. Lui aveva studiato le risonanze di questo pianeta e aveva suggerito alla NASA di variare leggermente alcune traiettorie per poter fare più flyby attorno al pianeta. E la NASA, infatti, grazie a questo suo suggerimento, è riuscita a far fare a questa Mariner 10 3 sorvoli sul Mercurio per raccogliere questa importante informazione. E da quegli anni 70 fino al 2008 nessun'altra missione ha raggiunto questo pianeta. La prima è stata Messenger. Dopo ben 31 anni la NASA ha fatto una seconda missione che è stata lanciata nel 2004 ed è entrata in orbita di Mercurio nel 2011. Questa missione è stata molto importante per svelare altri misteri, approfondire quello che Mariner 10 aveva solo parzialmente rilevato e doveva durare un anno, mentre invece è stato fortunatamente possibile prolungarla per altri 4, prima di poi concludersi cadendo sul pianeta. È vero che Messenger ha comunque dato alcune delle risposte, approfondito alcune tematiche, però ci sono ancora alcune domande aperte. Cosa determina questa peculiare orbita di Mercurio? È verificata la teoria della relatività generale di Einstein? Qual è un motivo per cui c'è questa strana densità e perché il pianeta sembra aver perso le parti più esterne e più leggere? E come è generato questo suo piccolo campo magnetico? Cosa sono poi queste strane macchie che abbiamo visto sul pianeta, i famosi hollows? E cosa c'è in queste zone riflettenti sui poli che si pensa essere ghiaccio? Inoltre abbiamo visto come il campo magnetico interagisce col vento solare, ma questa dinamica è molto veloce e variegata. Come avviene? E com'è questo ambiente esterno attorno al pianeta, questa esosfera? Come si compone? Perché sussiste? E tutte queste domande messe insieme poi sono anche molto importanti alla luce del fatto che negli ultimi anni stiamo studiando anche pianeti fuori dal nostro sistema solare, vicini alle loro stelle, e Mercurio è un laboratorio a nostra disposizione per capire queste cose. Un piccolo pianeta vicino a una grande stella in cui tutte le dinamiche e le evoluzioni possono essere studiate e ci possono aprire un grande spiraglio per comprendere quello che accade in altri sistemi solari con altri corpi a loro vicini. Allora, visto che c'erano tutte queste domande aperte, ben 2 agenzie spaziali si sono unite per una missione di ampio respiro, molto ambiziosa. L'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e la JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, hanno deciso di mandare non uno, ma 2 satelliti attorno al pianeta ad orbitare sia vicino alla superficie che lontano per avere più informazioni possibili riguardo a questo corpo del nostro sistema solare. La missione si chiama Baby Colombo ed è detta una commissione Cornerstone, cioè una pietra miliare di quelle che sono le missioni dell'ESA, e questa è la numero 5 da quando l'ESA esiste. Come è fatta questa missione? Innanzitutto il suo nome, Baby Colombo, è dedicata proprio a Giuseppe Colombo, lo studioso di Padova, il cui nomignolo era Baby in padovano, e quindi Baby Colombo è proprio dedicata a lui. Ed è come è fatta? Abbiamo detto che ci saranno 2 satelliti, un orbite planetario, detto Mercury Planetary Orbit, ed uno magnetosferico, di responsabilità l'uno europea e l'altro giapponese. Ma per mandare questi satelliti
questo pianeta Mercurio, è chiaro che c'è bisogno di tanti elementi. Prima cosa, proteggere per esempio il Mercury Orbiter con uno schermo dalle radiazioni solari e una specie di cappottino che gli viene emesso. E in più tutta questa navicella deve poter muoversi in traiettorie particolari per entrare in orbita col pianeta, e quindi c'è quello che viene chiamato modulo di trasferimento, un modulo in cui sia abbiamo dei pannelli solari per avere l'energia che ci serve, sia ci sono i motori che permettono di fare queste piccole variazioni di traiettoria e velocità per avere la corretta traiettoria e il corretto assetto per entrare in orbita attorno al pianeta. Quindi questi 4 elementi di cui è composto il nostro Bepi Colombo poi appaiono in questo modo, cioè vengono tutti assemblati e viaggiano dopo il lancio fino al pianeta. Solo lì si staccheranno di nuovo e i 2 satelliti entreranno in orbita. Ovviamente come missione Cornerstone e come missione di ampio respiro e come forse anche tutte le missioni spaziali entrano in campo tante nuove tecnologie per raggiungere queste nuove sfide. Ad esempio, ve ne dico solo alcune, vi dico solo che il 18% della tecnologia di questa missione spaziale è del tutto innovativa. Ci sono ad esempio questi motori di cui vi ho spiegato il motivo, no? Per correggere l'assetto e la traiettoria e indirizzarsi nelle orbite corrette, sono dei motori ionici, motori elettrici a ioni, che permettono di fare queste lunghe manovre con pochissima energia. I pannelli solari sono dei pannelli particolari molto molto grandi che riescono a produrre 13 kW di potenza, e questa è una cosa piuttosto particolare per i satelliti che in genere ne hanno molto meno. Inoltre un grande studio è stato fatto anche sulle protezioni, dovendo andare vicino al Sole, mettendosi in orbita attorno al pianeta e rimanendo lì. Di solito le missioni precedenti facevano dei sorvoli allontanandosi poi per proteggersi appunto dalle radiazioni solari. Noi vogliamo rimanere in orbita attorno al pianeta e quindi abbiamo bisogno di una protezione molto resistente alle alte temperature, per cui è stato studiato un materiale apposito che ricopre tutto il satellite. Quindi cosa faranno questi 2 satelliti una volta arrivati a Mercurio? Si distaccheranno e si posizioneranno in orbita corretta. Il planetario molto molto vicino al pianeta, addirittura arriva fino a quasi 480 km di lontananza dalla superficie. Perché? Perché vuole osservare molto bene la superficie con degli strumenti che permettono di trovare delle immagini, vuole analizzare tutto ciò che lo circonda, la sua esosfera con vari strumenti, e anche vedere la dinamica di questo vento solare così a ridosso del pianeta e la sua risposta a questi input del Sole. L'altro, quello magnetosferico, ha un'orbita invece molto più allungata, si avvicina anche lui molto al pianeta, ma poi se ne distanzia fino a 11.000 km per poter studiare tutta questa magnetosferica, questo mantello che risponde anche lui alle variazioni del vento solare che è prodotto dall'interno del pianeta. Ecco allora una foto vera del satellite assemblato all'ESA, l'Agenzia Spaziale a sede in Olanda, e qui è stato assemblato il satellite con tutti i suoi pezzi. Per farvi capire la portata di questa missione, vedete qui un ingegnere che sta montando quella famosa copertura termica per la protezione del Magnetospheric Orbiter, e vedete quanto è grande questo Bepi Colombo con tutti i suoi elementi. Parliamo di una massa dell'ordine di 4.100 kg. Quindi immaginate quale tipo di razzo possa servire per poter lanciare un peso di questo tipo. Non tutti possono farlo. L'ESA e la JAXA hanno scelto di lanciare Bepi Colombo in ottobre del 2018 con un lanciatore della serie Ariane, e l'Ariane numero 5, quello in grado di portare più tonnellate e quindi di poter lanciare un satellite di questo tipo. Vedete dove è allocato poi tutto Bepi Colombo, e sulla punta tutto il resto è la parte di propellente che è necessaria ad uscire dalla gravità. Quindi vi faccio vedere il filmino dell'ESA che ci mostra proprio il lancio che è avvenuto a ottobre del 2018 con tutte le sue fasi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage Vulcain. Allumage 2 EAP, décollage. Ecco, vedete quindi
con che potenza è stato fatto il lancio. Pensate che per osservarlo bisognava stare a diversi chilometri di distanza e il boato è stato incredibile. Il lancio è venuto correttamente, ma diciamo, il lancio è ben riuscito quando al distacco dei moduli del propellente tutto rimane corretto. Quindi fra poco vedrete questo momento molto importante per chi si occupa del lancio, e addirittura da una telecamera nascosta direttamente sul razzo. Vedete qui il distacco dei propellenti, dei booster, che sono queste due lucine che vedete qui piano piano allontanarsi dal resto del satellite. Quindi c'è stato un grande festeggiamento alla base di lancio quando questo è avvenuto. In realtà i festeggiamenti sono vari, perché chi si occupa del lanciatore festeggia in questo momento, chi si occupa del satellite solo quando il satellite viene acceso e si riceve il primo segnale. Questo è avvenuto qualche decina di minuti dopo, e quindi all'ESA, dove ero io a seguire il lancio, abbiamo brindato un pochino in ritardo. Cosa vogliamo andare a fare con questo Baby Colombo che è stato lanciato a ottobre del 2018 e che attualmente sta orbitando attorno alla Terra? Andare a rispondere a tutti quei quesiti che abbiamo detto prima sulla superficie, la sua morfologia, composizione, temperatura, la sua magnetosfera, le risposte alla relatività generale di Einstein, il suo interno così misterioso, lo stato di questo nucleo che sembra essere molto grande e che genera un campo magnetico, la sua esosfera fatta di particelle che vengono immesse e rilasciate e che rimangono in questa tenue atmosfera. Per fare questo ovviamente è necessario utilizzare tanti e diversi tipi di strumentazione, anche questi tecnologicamente avanzati, per poter funzionare in un ambiente così particolare come quello di Mercurio. E vedete che solo sull'orbiter planetario quanta strumentazione abbiamo, da altimetri, esperimenti di radioscienza, magnetometri, e vedete che collaborazione internazionale c'è in una missione di questo tipo, quanti paesi hanno partecipato, e solo dell'Italia ci sono ben 4 strumenti, un esperimento di radioscienza, un accelerometro, uno strumento di studio di particelle e uno strumento dedicato invece alle immagini ad alta risoluzione della superficie. Anche su quello giapponese ci sono tantissime strumentazioni, come esperimenti di plasma, del sodio atmosferico, delle polveri, e ovviamente sono tutte sotto responsabilità giapponese, ma tenete conto che all'interno di ognuno di questi team ci sono tantissime collaborazioni internazionali anche qui. E questi strumenti come vanno a rispondere alle domande che abbiamo elencato? A volte gli strumenti vanno a studiare più sfaccettature, quindi non sono legati a un singolo obiettivo. Comunque le informazioni che ci danno riusciranno a coprire diversi quesiti. Ogni strumento può dare quel suo piccolo contributo per arrivare a rispondere a quei tanti punti interrogativi. Io in particolare, insieme al team con Anna e altri colleghi, sono nel team di Serena, quello che studia le particelle sull'orbiter planetario vicino al pianeta, che è in realtà anche questo una collaborazione internazionale, perché è fatto da più strumenti posizionati in vari punti del satellite, in varie posizioni, e collegati tutti tra loro da un unico sistema di controllo che è all'interno dell'unità Elena. Si chiamano MIPA, PICAM, Elena e Strofio. Sono uno svedese, uno austriaco, uno americano, uno italiano, sotto la guida dell'Italia. E per farvi capire cosa significa fare un piccolo strumento di questo tipo, vi faccio vedere solo questa immagine che ho potuto scattare quando all'ESA abbiamo integrato lo strumento Elena sul satellite. Lo vedete qui piccolino, qui c'è uno zoom dove sbuca un pezzetto di questa scatolina. Questo è PICAM protetto da una copertura, questo è MIPA e Strofio è sul retro. Vedete quanta tecnologia c'è all'interno del satellite, qui ancora aperto, non è stato ancora chiuso. Ma quando arriveremo quindi su Mercurio? Il lancio è avvenuto nel 2018, ma arriveremo solo nel 2025. Qui vi faccio vedere un altro filmino dell'ESA molto chiaro, in cui si vede tutto il percorso che faremo, la nostra crociera, il nostro viaggio, che è iniziato sulla Terra. In realtà prevede, qui vedete con la crocetta il nostro satellite, diversi flyby agli altri corpi celesti che incontriamo prima di arrivare a Mercurio. Quindi flyby attorno al pianeta Terra, flyby attorno a Venere,
per arrivare poi a Mercurio con alcuni flyby prima di mettersi in orbita. Ossia facciamo questi passaggi che aiutano sia il satellite a ricevere una spinta, una specie di effetto fionda, sia dando la possibilità di accendere della strumentazione e fare delle indagini. Ad aprile 2020 ci sarà il flyby attorno alla Terra, mentre a ottobre del 2020 il primo passaggio a Venere, che poi si rincontra alcuni mesi dopo, in agosto del 2021. Dopodiché inizia questo lungo viaggio orbitale per arrivare a Mercurio. Il viaggio è lungo, ma ne varrà la pena, perché i due satelliti potranno dare insieme le informazioni osservando il corpo celeste di Mercurio in vari punti diversi e aiutandosi a dare un'informazione totale di quello che avviene nel suo ambiente. Una cosa curiosa che abbiamo ricevuto poco dopo il lancio sono i primi selfie di questo satellite. È stata messa una camera che permette di fare i selfie. Qui vedete il pannello solare che si era correttamente aperto e che sta ruotando, e qui un altro oggetto sempre che richiede un'apertura, che è il boom, che si sta muovendo. Questi sono i primi selfie di Bepi Colombo, che sono rimasti molto famosi. Quindi vi dico, seguiteci, sono anche sui social se volete. Queste sono le immagini di 3 fumetti che l'ESA ha prodotto per spiegare tutta questa missione. Potete trovare sul sito dell'ESA, ma potete anche seguire tutti gli avvenimenti sui social, su Twitter e su Instagram, per proseguire da qui al 2025 questa bella avventura.